Sono tornato ad Oita, una zona che amo, nel sud del Giappone. In questo viaggio, insieme a Jetro, andrò alla scoperta delle eccellenze di questa regione. Una piantagione di yuzu, la produzione di konnyaku, polveri vegetali naturali, funghi shiitake. Da Tokyo si arriva in un attimo. Neanche il tempo di ammirare il panorama e rilassarsi e sono subito qua. L'aeroporto di Oita è minuscolo e immediatamente si viene catapultati in questa terra ricca di natura e gente fantastica. Sono in una piantagione di yuzu, un agrume aromatico che la società Kushino Noen coltiva con metodi bio in una valle incontaminata. Il profumo fresco dei frutti e i raggi del sole che filtrano tra gli alberi mi fanno sentire in un paradiso terrestre. Adesso vi faccio vedere come si fa a prendere lo yuzu dalla pianta. Vedete, si va qui con questo piccolo tronchesino, guardate, poi si taglia qua, vedete che c'è questa puntina piccolina, si va, si taglia e poi questo qua va dentro qui nel secchio. Vedete, qui abbiamo tolto un po' di questa buccia, si sente un profumo veramente buono perché è un agrume e ha questa particolarità, cioè dovete provarlo, lo yuzu è magico. Mi disseto con del succo di yuzu e mi preparo a visitare la fabbrica. I frutti vengono lavati e poi inizia il processo di lavorazione. Un macchinario toglie la scorza, un altro impasta. Tra i tanti prodotti dell'azienda c'è lo yuzu gosho, un condimento a base di scorza di yuzu, chili e sale. Questo è lo yuzu gosho che andrò a mettere qui all'interno di questa zuppa. Ho questo tubetto che è identico a quello che vi ho appena fatto vedere, ne metto un pochino, è piccante e lo vado a provare per voi. Lo yuzu gosho, perfetto per carni e zuppe. Questo invece è lo yuzu gosho moromi, più dolce, ottimo su tutto. È troppo buono. Ne metterei 1 chilo. Loro dicono mettine poco. Ma è così buono che mangerei 1 tonnellata. Sono entrambi deliziosi anche con il pollo fritto, specialità della zona. Riparto alla scoperta della natura affascinante di Oita. Furiose e rapide, di misteriose sorgenti, con acque pure e bellissime. Il profumo del fiore Kimokusei mi inebria. Edifici abbandonati, leggendari. Alla società Senshin International producono konnyaku, un sostituto della pasta leggero e senza glutine, molto popolare anche in Europa. È un'innovativa pasta con konnyaku e farina di soia. Tutto inizia da una pianta chiamata konnyaku e dalla sua radice con cui viene prodotta questa farina. Entro alla scoperta di questa azienda. Con un rigoroso procedimento impastano la farina di konnyaku, da cui si ottengono gli spaghetti di konnyaku. Nella prima fase i blocchi di impasto di konnyaku hanno una consistenza gelatinosa. Vengono poi messi in ammollo in grandi vasche dove aumentano di volume. Un macchinario all'apparenza complesso. L'impasto di konnyaku, dopo l'estrusione, prende la classica forma di spaghetti di konnyaku, che vengono subito raffreddati e messi in una vasca.
Le mani di esperte artigiane annodano gli spaghetti in modo preciso ed elegante. Un macchinario procede con il confezionamento. Tutto viene rigorosamente controllato più volte, fino all'imballaggio finale. Mescolando la farina di soia al cognacu si produce questa, la Soide Slim, la pasta del futuro. Gluten free, zero zuccheri, tante fibre e proteine, poche calorie. Si trova già in vendita in Francia in molti supermercati. Io vi giuro, se mi facessero assaggiare questo o la pasta fatta a mano italiana non saprei sentire la differenza. È buonissimo. Un po' di relax. Ammiro Beppu dall'alto. Visito le sue sorgenti termali. Mangio un delizioso budino cotto in queste acque. I vapori delle sorgenti fuoriescono dai tombini, si disperdono tra le foreste. Alla sera cena in un izakaya tipico. La regione è ricca di ottimi prodotti ortofrutticoli. La società Village Network crea prodotti e bevande esclusivamente a base di frutta e verdura. Il prodotto di punta è l'innovativa polvere Vegemari, 100% naturale e adatta anche ai neonati. Con carota, spinaci, zucca, peperone verde dolce, radice di loto, radice di bardana. Il sapore di questa polvere è molto concentrato e si può usare per tante ricette, dolci e salate, e per impreziosire i piatti in cucina, in modo semplice e salutare. Contiene una dose super concentrata di vitamine. Mangiare un cucchiaio di questa polvere è come mangiare tantissime verdure. Mi è piaciuta tantissimo la carota, che a me la carota di solito fa schifo. Invece la carota questa qui è dolcissima, ti può mangiare, capito, una torta praticamente, e non ci sono zuccheri dentro, è una roba proprio spettacolare. È perfetta anche per i bambini. L'enorme passione, unita alle materie prime di eccellente livello, hanno fatto di questa società un importante punto di riferimento per vegani e celiaci. Provo dei buonissimi smoothie con polvere di zucca, spinaci e molta frutta. Sandwich e dolci, tutto senza glutine. Gustose zuppe Vegemari. Un pranzo sano, gustoso e ricco di felicità. Oita è ricca di storie curiose, come quella del monaco, che con un solo martello scavò questi tunnel nel corso di tutta la sua vita. Visito la società Marutomo Bussan. All'interno dei capannoni centinaia di enormi scatoloni contengono funghi shiitake secchi. La prefettura di Oita è rinomata per la produzione di questi funghi, tipici del Giappone e di altri paesi dell'Asia. L'intenso profumo di bosco emanato dai funghi riempie tutti gli ambienti di questa importante azienda che ha oltre 30 anni di storia. Gli operai, tra le varie cose,
si occupano di selezionare in modo preciso, uno ad uno, gli shiitake in base a forma e dimensione. È una società con uno staff giovane e dinamico, in grado di rispondere alle esigenze di clienti giapponesi ed internazionali. I funghi vengono poi sistemati con cura nelle confezioni, come dei piccoli gioielli della natura. I migliori, quelli più chiari, grandi e dalla forma precisa, vengono venduti ad un prezzo maggiore. I funghi shiitake sono un ingrediente essenziale di tante ricette asiatiche. Ma grazie al loro sapore deciso e apprezzato da tutti, sono sempre più utilizzati anche in altre cucine del mondo. L'azienda produce una serie di prodotti a base di funghi, tra cui l'innovativa polvere di funghi shiitake, pronta all'uso per aggiungere un sapore inconfondibile a qualsiasi piatto. Cioè il profumo è veramente... è un po' come quello che c'era fuori, ve lo dico. Fuori c'erano sti funghi per terra essiccati, vado a mangiarlo, Tu vuoi? Scoppia proprio, veramente buono. Osservo la baia di Beppu. Mangio una squisita anguilla. Cammino per le strade di Oita. Ma è ora di tornare. In aeroporto mi rilasso, mettendo i piedi nell'acqua termale. E ovviamente non può mancare ancora un po' di pollo fritto e una bevanda a base di kabosu, un agrume molto popolare qua. Corro a prendere l'aereo e torno verso Tokyo. Sul volo osservo l'isola del Kyushu dall'alto, ma la mia mente è rimasta ad Oita e penso già al prossimo documentario con Jetro.